Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è una lettura bonus, cioè invece che fare le solite letture sul lavoro raggruppate su 3 segni zodiacali, le faccio singolarmente. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche e lavorative per il mese di dicembre 2023. La temperanza, amici della bilancia, che non va mai male perché vuol dire che è un periodo di equilibrio, è un periodo tutto sommato dove si potrebbe dire in via generale che le entrate ehm, saranno, diciamo, non dico pari alle uscite che andrete a zero, però nel senso c'è un equilibrio tra quello che entra e quello che esce. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. E sempre in descrizione trovate il link del corso di tarocchi per gennaio 2024, quindi sono già aperte le iscrizioni per il nuovo corso che terrò a gennaio 2024. Vi invito a guardare il video, comunque li spiego tutto. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di dicembre per il segno della bilancia. Allora, cominciamo con il sole, la regina di bastoni. Abbiamo un 6 di pentacoli, la carta della luna, la forza, il diavolo e un 10 di spade. Allora ragazzi, partiamo con questo bel sole che è una carta di chiarezza mentale, è una carta di crescita, di prosperità, di abbondanza e anche una carta di amicizia per qualcuno. Quindi magari diciamo che vedo che si parte in modo sereno, in modo tranquillo. Effettivamente avete anche la temperanza, quindi devo dire che la temperanza è anche una carta che parla di guarigione, quindi è come se ci fosse un qualche lato o inerente al lavoro o magari inerente alle finanze che guarisse. Adesso lo andiamo a vedere. Abbiamo poi anche la regina di bastoni. Allora, la regina di bastoni può rappresentare la vostra energia o può rappresentare l'energia di una persona intorno a voi. È un'energia, come vi posso dire, di qualcuno che è pienamente in grado di gestire la propria realtà, la propria energia, le proprie capacità, il proprio lavoro fondamentalmente. C'è anche un 6 di pentacoli, quindi per qualcuno ragazzi si può trattare di contratti nuovi, di nuovi clienti. Se siete senza lavoro può essere un contratto lavorativo che arriva per il mese di dicembre. Vi dico, normalmente col 6 di pentacoli sono, come vi posso dire, nuovi contratti, ok? Andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo dal sole. Allora, abbiamo la ruota della fortuna e un 6 di spade al contrario. Qui ho come la sensazione che sia cambiato qualche cosa nella vostra quotidianità o in quello che era, mi verrebbe da dire una situazione di carenza, perché con la ruota della fortuna è come se si cambiasse in meglio. Può essere che qualcuno sia riuscito a vendere casa o ci siano i presupposti appunto per la vendita di una casa piuttosto che per un'eredità, un finanziamento che arriva, sì, ho come la sensazione che a livello perlomeno economico inizierete ad avere un po' più di chiarezza nel mese di dicembre. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Ma grazie a questa ruota della fortuna, eh. Allora, qui abbiamo un papa, un 3 di pentacoli e un 8 di spade per la regina di bastoni. Vi dico,
Ho come la sensazione che questo contratto che potrebbero offrirvi per il mese di dicembre potrebbe essere giusto, equo, cioè come vi posso dire, ehm, pagato secondo le vostre reali capacità, ma avendo il Papa al contrario, vi dirò che potrebbe essere qualche cosa magari di non ufficiale, quindi qualche lavoretto così per qualcuno. Per qualcun altro è come un tastare il terreno, cioè iniziamo prima così, vediamo come ci troviamo e poi vedremo. Andiamo a vedere ste di pentacoli. Abbiamo un 6 di bastoni, un 6 interessante perché 6, 6, 6 e asso. Mm. Allora ragazzi, quello che mi sorprende è che la carta degli amanti sia al contrario. È come se qualcuno qui non si rendesse conto del valore che ha. C'è anche un asso di spade, è come se ci fosse una comunicazione, una discussione, una verità, una nuova chiarezza mentale. Guardate ragazzi, ho anche questa lettura, è come se qualcuno non si sentisse preparato abbastanza o all'altezza o come se non si sentisse abbastanza qualificato per gestire un gruppo, per gestire questo nuovo lavoro, per fare il supervisore, per quel aumento di ruolo che magari per qualcuno è arrivato con questa ruota della fortuna, eh. Andiamo a vedere la luna. Fante di coppe e 7 di spade. Allora, qui c'è qualche cosa, ragazzi, legato al passato. Può essere un sogno, può essere una persona. Vi dico, ecco perché me lo dicono. Iniziate a tastare il terreno, soprattutto se siete di quelle persone che non state lavorando e vi fanno questa offerta, perché tenete presente che quando c'è il fante di coppe l'offerta è sempre più grande di quelle che sono in realtà le capacità concretizzative di concretizzare la cosa ed essendoci comunque un 7 di spade ci può essere per qualcuno una sorta di avidità, una sorta, soprattutto se avete iniziato un progetto nuovo, se avete un'eredità o se per caso ehm, vi hanno, come si dice, promosso a capi e supervisori, hanno aumentato il vostro livello, fate attenzione perché è come se si avvicinasse qualcuno che vuole solo ingraziarsi ehm, a voi. Andiamo a vedere la forza. E fate attenzione perché con questa luna ci potrebbero essere delle proiezioni. Allora abbiamo la sacerdotessa, un 7 di coppe e il mondo per la carta della forza. Ho come l'idea qui che vi basterà prendere una decisione. Perché qui anche avete il mondo, cioè è come se un ciclo si chiudesse e delle possibilità si aprissero, ma è come se doveste ascoltare di più la vostra intuizione, piuttosto che solo la ragione. Guardate, ho questa sensazione, beh, anche qui c'è il diavolo che parla di ego, eh. Però l'idea è che qui vi dicano di lavorare di più sul vostro lato empatico, perché qui c'è tanto terzo chakra, tanto potere personale, tanta forza di volontà, tanto carattere, tanta volontà, però è la parte percettiva qui, quella su cui dovete, secondo me, puntare, cioè ascoltare. Andiamo a vedere il diavolo. Mm. C'è qualcosa con questo diavolo che vi condiziona, che non vi fa muovere, che vi fa rimanere in attesa. Ma sento che verso la fine del mese già questo cambierà. Ci sarà questa
questa forza, perché anche qui ce l'avete, per cambiare la vostra realtà in quel momento. Non lo so, ragazzi, c'è questo diavolo che un po' parla di energie condizionanti e anche qui il fatto che ci sia proprio al contrario, che è come se fosse qualcosa di non ufficiale, di non contrattualizzato anche, è ben remunerato, cioè remunerato il giusto, ma è come se questo progetto, questo lavoro non fosse alla luce del giorno, non fosse, per esempio, potrebbe essere un lavoro di subappalto e che l'azienda che vi appalta a sua volta abbia già preso un appalto e quindi, insomma, non lo so, qualcosa di questo genere. Occhi aperti comunque. Andiamo a vedere il 10 di spade. Allora abbiamo un 4 di pentacoli e un appeso al contrario. Allora, il fatto che ci sia l'appeso è positivo perché comunque si parla di uno sblocco e il fatto che il 4 di pentacoli al contrario sia al contrario, ehm, secondo me è anche positivo perché è come se ci si staccasse da certe idee egoiche, da certe promesse, da certe proiezioni. È come abbassare un pochettino l'asticella. Però diciamo che dovete prima passare da questa forza, dovete, secondo me, appunto, capire che cosa è in linea con voi, capire e la forza morale anche, non è solo la forza di volontà. Quante altre strade vi si possono aprire? È veramente quello che volete voi, questo tipo di collaborazione? Perché è vero che è pagata bene, ma è come se ci fosse qualcosa che qua... E vi dico, qui si tratta di lavorare il vostro amor proprio, perché con questo 8 di spade è come se non vedeste via d'uscita. Ok, quella è l'unica alternativa che mi resta. Però se voi valutaste di più quello che voi valete, è come se riusciste a mettere dei nuovi paletti, ok? Tenete presente che il mondo è una bella carta, una carta di compimento, una carta di risultato, è anche una carta di chiusura ciclo. Però è una carta di risultato ottenuto. Quindi vedo che a dicembre ci sarà qualche tipo di risultato. A livello economico, beh, direi che non ci si può lamentare. L'unica cosa è che appunto con questo diavolo c'è questa sorta di condizionamento, secondo me, per fare un passo in un'altra direzione. Però poi abbiamo la carta dell'appeso, quindi si sblocca qualcosa. Anche il 10 di spade parla di una chiusura ciclo. Quindi o vi lascerete indietro queste paure o queste proiezioni o direttamente questo progetto. Che questo progetto sento che in qualche modo o è un sogno legato al passato o è qualcuno che torna dal passato per riproporvi questo progetto. Però io direi che voi potete stare bene con quello che avete. Va bene. Andiamo a vedere Osho. Wow. Wow, altri due arcani maggiori. Abbiamo la ruota della fortuna di nuovo e la creatività. Ragazzi, io lo vedo un periodo veramente in espansione. Il mutamento avete due volte la ruota della fortuna e con la scusa che c'è il diavolo e il 10 di spade ho come l'idea che romperete degli schemi. Per quello che qua c'era la carta degli amanti, cercate di capire quanto valete veramente e cercate come vi posso dire, di accettare solo quello che meritate, non di meno. Però per fare questo, per accorgervi che meritate di più, dovete rivalutare voi stessi, dare una maggior valutazione alle vostre capacità, alle vostre conoscenze, alle vostre abilità. E poi comunque abbiamo anche la carta dell'imperatrice, che è una carta che ci parla di espansione, di abbondanza, di prosperità. In effetti a livello monetario devo dire che avrete delle soddisfazioni a dicembre. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Wow, questa carta è bellissima perché vi dice che siete benedetti. In qualsiasi momento di vita siate, c'è sempre qualcuno intorno a voi che vi protegge e vi benedice. E questa carta vi dice che anche voi potete benedire gli altri. Che tutti possiamo benedire tutti, fondamentalmente.
Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere comunque con un like, con un commento, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Vi ricordo nuovamente che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi e trovate tutto nel link del video che c'è qui sotto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!